Già ti vedo, sei uno di quelli che la chitarra degli Utaio costa troppo, è esagerata. Oppure la chitarra su Amazon, ma sei fuori di testa, mica ci devo giocare. Aspetta, stai con me che ti apro un mondo. Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone. Sono Ale e oggi porto sul canale i due estremi più lontani che possono esistere nel mondo chitarristico. Chitarra di liuteria e chitarra che si compra su Amazon insieme a qualsiasi oggetto random, tipo una scarpa finta che fa da salvadanaio viola. Adesso ti presento le due chitarre di oggi. Una arriva da Ravenna, costruita completamente a mano dal liutaio Luca Panico. Ciao Luca. L'altra arriva invece da Amazon e quindi ciao Jeff Bezos. Precisamente è qui grazie a Donner. Ovviamente oggi svisceriamo tutto il possibile su questo argomento e capiamo una volta per tutte a chi serve una e a chi serve l'altra. E vi garantisco non è così scontato. Ok, magari non proprio tutto, sennò poi dopo non ci posso più fare altri video, visto che faccio i video. Magari mi può essere utile fare altri video, quindi se vuoi altri video lascia un like. Così sulla fiducia. Partiamo dalla chitarra di liuteria. Ci sono davvero tantissimi liutai molto validi in Italia, ma oggi qui sul canale ne ho voluto portare uno in particolare per delle motivazioni che durante il video capirete tutti. Adesso tiro fuori la chitarra dalla custodia, voi non fatevi venire un infarto per favore. Appena la vedete io lo so che reazione avrete perché l'ho avuta io uguale, stavo morendo. Come vi ho già detto, questa è una chitarra del liutaio Luca Panico. Lui realizza questi strumenti principalmente perché ama la chitarra. Sono strumenti prodotti sia su sua iniziativa, che vengono poi pubblicati su tutti i suoi canali social e sul sito web per l'acquisto. Metti che una chitarra che fa lui incontra le esigenze di qualcun altro che vuole una sua chitarra, è già pronta. Ma comunque produce anche strumenti su commissione, su specifiche dettagliate di chi gli chiede lo strumento. Su questa cosa ci torniamo subito dopo che ti ho spiegato la chitarra, perché è la chiave del video. La chitarra è una M-Series, modello M135T. Ha il body in frassino, il manico è in acero con dei rinforzi in fibra di carbonio al suo interno e la tastiera è in acero. Per darvi un'idea del prezzo di questo strumento siamo poco sopra i 1.000 euro. Anche in questo caso voglio darvi più dettagli possibili riguardo questo manico, perché è davvero fatto bene. Si parla di un manico in scala 25,5, quindi per quanto riguarda questa misura ci stiamo riferendo al mondo Fender. E sì, finalmente, tra l'altro, ho portato una Fender vera sul canale. Recupera qui il video perché, raga, ce l'hanno fatta. Mi hanno obbligato, però dai, sono stato contento, forse. Tornando a lei, ha un radius di 12 ed ha una tastiera a 24 tasti. Il manico, come ti dicevo, al suo interno, oltre al truss rod a doppia azione, ha anche dei rinforzi in carbonio. Non nascondo che per me questa cosa è stata abbastanza una novità. Forse non sono sul pezzo io per quanto riguarda la liuteria, però comunque la domanda mi è venuta spontanea e gli ho chiesto: perché i rinforzi? E lui mi ha detto: Ale, conferiscono un aumento di stabilità del manico nel tempo. Ovviamente anche gli altri manici che non dispongono della fibra di carbonio sono stabili, ma con questa aggiunta lo sono ancora di più. Mi ha spiegato anche che li ha introdotti da poco, infatti attualmente ci sono solo 2 chitarre con questo sistema fatte da lui, compresa la M135T che ho qui io ora. Ma da ora in poi, essendo una soluzione molto richiesta e decisamente efficace, questi rinforzi saranno introdotti su tutte le sue chitarre. Parlando dell'elettronica, abbiamo 2 pickup Workman humbucker, un selettore a 3 posizioni, un volume e un tono push-pull per splittare gli humbucker in single coil. Per quanto riguarda l'hardware si parla di Wilkinson, per cui il ponte è un tremolo Wilkinson e le meccaniche sono sempre Wilkinson autobloccanti. Non nascondo che apprezzo davvero i prodotti di Wilkinson, ho apprezzato molto i pick-up che sono sulla mia Harley Benton. Ti lascio qui sopra il video così dopo, se vuoi, puoi andare a sentirli. Voglio farti notare un dettaglio per quanto riguarda il ponte. Come sappiamo, su tanti ponti di tipo tremolo l'escursione della leva potrebbe essere limitata. In questo caso Panico è intervenuto proprio su questa cosa. Mi ha spiegato che il progetto dell'alloggiamento del ponte tremolo è concepito per dare al ponte un'escursione molto ampia sia in avanti che indietro, in modo da poter fare dei giochi di leva importanti. E comunque, grazie all'hardware della chitarra e a tutti gli elementi che rendono stabile l'accordatura su questo strumento, tipo gli abbasacorde a rullo, la chitarra resta perfettamente accordata. Esteticamente non ve lo do neanche un giudizio perché parla da sola. Dal punto di vista sonoro e della sensazione sotto le dita invece ho un po' di cose da dirvi. La chitarra si presenta molto comoda da suonare, è stabile e il tacco del
del manico ha una particolarità ergonomica di design. Infatti gli strumenti Panico sono progettati e realizzati da lui in ogni singolo particolare. Vi faccio un esempio. Lo shape del manico è concepito per non avere una variazione di spessore, mantenendo uno shape uniforme e confortevole per tutta la lunghezza del manico. L'accesso agli ultimi tasti così è davvero comodo. I tasti sono posati davvero bene e quindi raga, cosa vi devo dire? Ottimo lavoro! In questo caso i pick-up sono stati scelti da Luca, ma in alternativa, se volete farvi una vostra chitarra, potete scegliere i pick-up che volete, ovviamente nei limiti del possibile. E qui arriviamo al primo punto di svolta di questo video. Una chitarra di liuteria fa per te che hai ben chiare quali sono le tue esigenze sonore e le tue esigenze sotto le dita. Immagina di avere a disposizione tantissimi tipi di legni, tantissimi tipi di pick-up e tantissimi tipi di hardware. Se non sai cosa cambia tra un tipo di legno ed un altro, sarai confuso ovviamente. Ed ecco perché un minimo di consapevolezza in queste situazioni serve. In questo modo puoi scolpire il tuo suono del tuo strumento e la sua voce in ogni singolo dettaglio, perché ogni componente dello strumento fa parte del risultato finale. Ovviamente in queste cose il liutaio è a disposizione del cliente per cercare di capire insieme in che direzione si vuole andare e capire quali sono le esigenze, perché poi alla fine le variabili sono davvero tantissime, sia in termini di materiali, componenti, ma anche in termini economici. Su questa cosa ci torniamo dopo. Intanto però voglio parlarti un attimo della controparte Amazon, perché mi serve per farti capire una cosa. Per acquistare una chitarra su Amazon direi che non serve che io vi spieghi come si fa. La procedura è la stessa di quando volete comprarvi la cover del telefonino. In questo caso ho qui la chitarra di uno dei marchi più apprezzati all'interno delle miliardi di prodotti che sono presenti sullo store online, e sto parlando di una chitarra di Donner. Questa chitarra è ovviamente di ispirazione Telecaster, ma funzionerà anche come una Telecaster? Allora, la chitarra ha il body in pioppo, il manico in acero e la tastiera in perilla. Per quanto riguarda la parte del manico abbiamo una scala da 25,5 e 22 tasti. Sul body invece tutto ricorda una Telecaster. La forma, i pick-up sono due single coil, i controlli sono un selettore a 3 vie e classici volume e tono. Fine. Essendo in stile Telecaster, questa chitarra è molto semplice, ma allo stesso tempo completa per quello che è chiamata a fare, ovvero suonare simile ad una Telecaster.
Ora cerchiamo di capire insieme per chi ha senso acquistare questo strumento. Sicuramente, per come viene distribuito nel mercato, è uno strumento che è assolutamente facile da trovare. Non c'è bisogno di andare su un sito di un negozio specializzato, ma basta semplicemente fare quello che facciamo tutti i giorni per acquistare praticamente qualsiasi cosa. Apri l'app di Amazon, cerchi chitarra elettrica e molto probabilmente uno dei primi risultati che otterrai è questa chitarra sui 130 euro. Per cui sì, è molto facile da trovare. Quindi immaginati la scena tipo: sono una persona che ha deciso di iniziare il suo percorso all'interno della chitarra, dentro scavato in mezzo tra i pick-up, e non so da che parte cominciare. Intanto, punto primo, se vuoi cominciare ti iscrivi al canale perché sennò non vai da nessuna parte. Punto 2, dovendo acquistare uno strumento, la cosa che mi viene più naturale da fare è cercarlo dove cerco tutti gli altri prodotti. E non è un ragionamento sbagliato se ci pensiamo. Una persona che non ha assolutamente idea di come partire e che magari è come ero io quando ho avuto la mia prima chitarra, quindi non sapeva neanche che le corde della chitarra si potessero cambiare, ad esempio, ci sta che finisca su Amazon per acquistare il suo primo strumento. Per fortuna, dall'altro lato, ad accoglierli ci sono marchi come Donner, che offrono la possibilità a tantissime persone di provare a buttarsi nel mondo della musica senza spendere un capitale, e voi lo sapete quanto io apprezzi questa cosa, a prescindere da come suona la chitarra, poi a prescindere da quale chitarra sia. Se tu, azienda, costruisci e vendi chitarre per rendere questo mondo un po' più accessibile per chi vuole cominciare, per me hai già vinto. Poi, se fai anche chitarre che spendendo poco non sono tavole di legno da bruciare, ma anzi, come queste, forniscono delle basi perfette per i primi anni di studio, solo complimenti. Qui si sta parlando di due realtà che sono agli estremi opposti, il più lontano possibile immaginabile. Da una parte, come abbiamo appena visto, la chitarra di Amazon, con tutte le sue caratteristiche. Dall'altra parte invece l'estremo opposto, ovvero una chitarra di liuteria costruita completamente a mano da una persona sola. Le differenze tra questi due strumenti devono esserci, e ci sono. Però comunque il prezzo che vi ho detto, ovvero poco più di 1000 euro, non è così esagerato se ci pensate per una chitarra del genere. Con uno strumento di liuteria che è ovviamente rivolto a persone con un minimo di esperienza alle spalle e che sanno esattamente cosa vogliono dalla propria chitarra, si ha la libertà di avere sotto le dita qualsiasi chitarra al mondo, magari unica, che fino al giorno prima non esisteva, perché la chitarra che volete risponde alle vostre esigenze e solo alle vostre, che non sono le esigenze di nessun altro sul pianeta. Ora mi ricollego anche a quello che vi ho detto un attimo fa sulle aziende che rendono accessibile il mondo della chitarra a sempre più persone. Non è un caso che la chitarra di Luca Panico sia qui oggi. Questo è un modello molto particolare, super nuovo e con tutti gli accorgimenti del caso, come i nuovi rinforzi in carbonio. Se date un'occhiata sul suo sito web, nella sezione dedicata alle chitarre in pronta consegna, noterete la presenza di strumenti dal prezzo poco superiore ai 600 euro. Si sta parlando di una fascia media come prezzo. Per darvi un'idea, una PRS SE Standard 24 come budget è in zona. Se sei curioso di vederla all'opera insieme ad una Custom 24, sai già. In questo caso avete la possibilità di avere uno strumento fatto sulle vostre specifiche al prezzo di uno che viene prodotto invece in serie, e se siete un minimo interessati a quelle che sono le componentistiche delle chitarre, potete farvi fare una chitarra perfetta per voi, fatta come se fosse un vestito che potete indossare solo voi ad un prezzo che è veramente contenuto. Un attimo, perché sennò ci perdiamo 3000 cose che sono tutte super interessanti. A chi serve la chitarra che si può comprare su Amazon? Sicuramente a chi sta decidendo di entrare in questo mondo per la prima volta, cercando il suo primo strumento. Con questa chitarra di Donner si ha la possibilità di spendere poco e avere tutto quello che serve da una chitarra per iniziare. Oppure, se magari sei anche un pochino più esperto, anche solo per togliersi uno sfizio perché hai sempre voluto una chitarra tipo Telecaster ma non vuoi spendere più di 150 euro, ok, inizia così, perché poi magari scopri che la chitarra Telecaster neanche ti piace davvero, quindi meglio spendere meno all'inizio. E la stessa cosa vale per tutti i tipi di strumenti che Donner produce, che sia tipo Telecaster, tipo Les Paul o tipo Stratocaster. Ci sono tutti e te li lascio in descrizione. A chi serve invece una chitarra di liuteria? Qui la situazione è un po' più delicata, perché magari una persona suona da un anno e si è infognata talmente tanto con queste nozioni che sa tutto dei legni, sa tutto come suona qualsiasi cosa, sa come farsi la chitarra dei suoi sogni. Non posso dirvi che la chitarra di un liutaio va bene se suoni da almeno 2 anni e 16 giorni. Non ci sono indicazioni temporali precise. Quello che posso dire invece è che uno strumento di liuteria è come quando si va dal sarto a farsi fare l'abito su misura. Con l'aiuto del sarto si prendono le misure, si parla dei colori,
dei tessuti e di tutte le caratteristiche che l'abito deve avere per soddisfarci. Ovviamente un minimo di conoscenza dobbiamo averla, perché se si parla di due tessuti che sono completamente diversi, ma noi non sappiamo la differenza tra uno e l'altro, come facciamo a scegliere? Insomma, una chitarra di liuteria per una persona che suona e sa cosa vuole dal proprio strumento è la cosa migliore che possa capitare, perché alla fine tramite questo strumento dobbiamo esprimere quello che è la nostra musica, le nostre emozioni. Con una chitarra fatta esclusivamente per noi, tutte queste cose usciranno dal nostro strumento e arriveranno a chi ascolta. Per cui se vuoi anche tu lo strumento tuo della vita fatto apposta per te, ti lascio in descrizione tutti i contatti di Luca Panico. Contattalo, stressalo, riempilo di domande. Quindi appena avrete la chitarra dei vostri sogni cucita su di voi, che le persone siano ad ascoltarvi su un palco oppure tantissime su Instagram, anzi basta parlare di Instagram, perché sennò parlo di Instagram e comincio a parlare di home recording, e parlando di home recording poi ti dico quanto è importante che tu sappia registrarti, perché puoi essere bravissimo a suonare quanto vuoi, però se non sai registrarti, ciao.